Salve a tutti, in questo documentario vedremo com'era Napoli nel periodo medievale e tratteremo la storia e il contesto, la vita quotidiana, l'architettura e l'urbanistica della città, la cultura e come era composta la società e infine Napoli nel contesto mediterraneo. Preparatevi a scoprire le origini della nostra città. Napoli ha le sue radici nell'antica città greca di Neapolis, fondata nel V secolo a.C. per poi passare sotto il dominio romano. La transizione dall'età romana a quella medievale fu particolarmente dolorosa per la città, tormentata dalle invasioni barbariche e dai continui tentativi di dominazione da parte dell'impero bizantino. Durante il Medioevo divenne un importante centro politico, economico e culturale, sotto il dominio dei Normanni, degli Svevi e degli Angioini. Con il passaggio dei Normanni e degli Svevi e poi con il dominio degli Angiò, Napoli raggiunse un grande sviluppo economico e amministrativo, caratterizzato da una forte espansione urbanistica verso il mare. La sua posizione strategica sul Mediterraneo favorì lo sviluppo del commercio e delle arti, portando prosperità alla città. Nel 1139 Napoli entrò a far parte del Regno di Sicilia sotto i Normanni, guidati da Ruggero II. Questa dominazione introdusse nuove strutture amministrative e militari, rafforzando il tessuto urbano con la costruzione di castelli e fortificazioni. Successivamente la città passò sotto il controllo degli Svevi, con Federico II di Svevia, che nel XIV secolo promosse lo sviluppo culturale, legislativo ed economico di Napoli, rendendola uno dei centri più importanti del regno. Dopo una breve dominazione angioina e aragonese, Napoli divenne la capitale del Regno di Napoli, sotto gli aragonesi, nel XV secolo. Questo periodo vide una notevole crescita economica e culturale, con la fondazione di università e la costruzione di opere architettoniche di rilievo. La vita quotidiana a Napoli durante il Medioevo era caratterizzata da un'intensa attività commerciale e artigianale. La vita quotidiana era ritmata dai cicli agricoli, dalle festività religiose e dai mercanti. Le strade di Napoli erano animate da venditori ambulanti, artigiani a lavoro nelle loro botteghe, mercanti che negoziavano le merci. L'alimentazione dei napoletani era basata su cereali, legumi, verdure e frutta e per chi poteva permetterselo carne e pesce. Napoli nel Medioevo fu anche teatro di profonde disuguaglianze sociali, mentre i nobili e i mercanti godettero di ricchezza e privilegi, le masse contadine e i poveri urbani affrontarono povertà e oppressioni. La struttura sociale era fortemente gerarchizzata, con una netta divisione tra nobili, clero borghesi e popolani. Al vertice della società si trovavano nobili e il clero, che detenevano il potere politico, economico e religioso. I nobili possedevano ampie estensioni di terra e vivevano in lussuose residenze, mentre il clero aveva un profondo impatto sulla vita quotidiana dei napoletani attraverso la gestione delle parrocchie, delle scuole e degli ospedali. I borghesi, composti principalmente da mercanti e artigiani, rappresentavano la classe media. Questo gruppo sociale era in crescita grazie allo sviluppo del commercio e dell'industria artigianale. I borghesi vivevano nelle zone centrali della città, vicino ai luoghi di commercio e di produzione. Infine, vi erano i popolani, che costituivano la maggior parte della popolazione, e questa classe era composta da contadini, lavoratori, servi e poveri. La loro vita era dura e le condizioni di lavoro erano spesso precarie. I popolani vivevano nelle zone periferiche della città o nelle campagne circostanti in abitazioni modeste. Le strade spesso seguivano il profilo naturale del terreno, adattandosi alle pendenze e ai contorni del territorio. L'architettura medievale di Napoli è caratterizzata da una mescolanza di stili e influenze, compresi elementi romani, bizantini, arabi, normanni e gotici. Uno degli esempi più emblematici è il Castelnuovo, costruito nel XIII secolo durante il periodo angioino, che combina elementi gotici e rinascimentali. Altri esempi di architettura medievale a Napoli includono la cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Domenico Maggiore e il complesso del monastero di Santa Chiara. Queste strutture mostrano una varietà di stili e dettagli architettonici che riflettono l'evoluzione della città nel corso dei secoli. Nel complesso, l'architettura e l'urbanistica medievale di Napoli rappresentano un ricco patrimonio storico e culturale che testimonia la diversità e l'influenza delle diverse civiltà che hanno contribuito alla sua formazione nel corso dei secoli. La cultura nella Napoli medievale era un'amalgama di influenze bizantine, normanne, arabe e successivamente francesi e spagnole. Questa mescolanza è evidente nell'arte e nell'architettura e nelle tradizioni culinarie della città.
La lingua napoletana stessa riflette questa diversità, incorporando prestiti da molte lingue. L'arte e l'architettura fiorirono particolarmente sotto il dominio angioino, con la costruzione di capolavori gotici come la chiesa di Santa Chiara e il Castelnuovo. La letteratura e la filosofia erano altrettanto importanti, con la fondazione dell'Università di Napoli, una delle più antiche del mondo, che divenne un centro di erudizione e pensiero. L'istituzione universitaria a Napoli arriva in epoca medievale, grazie a Federico II. Egli voleva che il nuovo studium, ovvero l'università, fosse reale centro di richiamo per tutto il regno e l'impero, quindi la scelta doveva necessariamente ricadere verso una regione centrale e facilmente raggiungibile. La Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II, fu fondata il 5 giugno 1224 dall'imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia Federico II di Svevia. Napoli nel corso del Medioevo svolse un ruolo significativo nel contesto del Mediterraneo, grazie alla sua posizione strategica, alla vitalità dei suoi porti e alla sagacia dei suoi mercanti. Durante il Medioevo Napoli fu al centro di intense relazioni commerciali e politiche con altre entità del Mediterraneo. La sua posizione geografica favoriva le relazioni commerciali con l'Oriente Mediterraneo, inclusi i porti delle coste africane, del Levante e delle città-stato italiane come Genova e Venezia, con le quali Napoli competeva e talvolta si alleava. I porti di Napoli erano vitali per l'economia mediterranea, funzionavano come centri di scambio dove merci di diverse provenienze venivano accumulate, scambiate e ridistribuite verso altre destinazioni. La presenza bizantina in città fino al XVIII secolo lasciò un'impronta indelebile sulla cultura locale, visibile nell'arte e nell'architettura e nella religiosità napoletane. Dall'altra parte, le relazioni con il mondo islamico attraverso la Sicilia e il Nord Africa introdussero a Napoli avanzamenti scientifici, tecnologici e agricoli, come nuove tecniche di irrigazione e colture mai viste prima, quali gli agrumi. In conclusione, Napoli nel Medioevo rappresenta un'affascinante crocevia di culture, dove l'arte, la scienza e la politica si intrecciano in un mosaico complesso. Nonostante le sfide e le contraddizioni, la città ha continuato a prosperare, lasciando un'eredità duratura che si riflette ancora oggi nella sua vibrante cultura e nella sua storia unica.